E benvenuti in questo nuovo video. Avemus punta, finalmente è arrivata sta benedetta punta, si è vociferato, si è parlato, voci, trattative vere e proprie, e probabilmente ce ne sono state diverse di tantissimi nomi, onestamente. Cioè, è il reparto forse dove, anzi il ruolo, ossia la prima punta dove appunto di nomi se ne sono veramente sprecati tantissimi e finalmente siamo arrivati a una quadra. E tra l'altro, da quanto si capisce, magari potrebbe non essere anche finita qui. Non è detto che sia l'unico colpo a livello di prima punta, seconda punta. Adesso cercheremo di capire meglio che potrebbe arrivare. Quindi c'è movimento, c'è fermento, ecco, sicuramente nel mercato in generale, per come sta operando Antonelli, insomma, ce n'è parecchio da parlare. E oggi andiamo a fare un bel focus tecnico e poi vado a dire la mia dal punto di vista personale, ovviamente sempre dopo averne parlato tecnicamente, di Albion Rachmani. Si parla di 7 milioni di euro che dovrebbero essere la cifra finale, intorno ai 7 milioni, poi bisogna sempre capire i dettagli. La cifra insomma che abbiamo pagato per avere questo giocatore dallo Sparta Praga, e devo dire che non sono neanche pochi in realtà, però secondo me c'è un motivo dietro. Adesso cercherò di spiegarvelo parlandone tecnicamente. Ovviamente prima di cominciare, se possibile, vi chiedo di lasciare like, di iscrivervi, di lasciare i vostri punti hype, cosa che mi dimentico sempre, se possibile, di chiedervi. E ovviamente potete abbonarvi per sostenere il canale, visto tutto il quantitativo di video che stiamo facendo, soprattutto dal punto di vista tecnico, per analizzare, per capire meglio, ma anche per noi stessi in primis, poi ve lo raccontiamo, così poi insomma capiamo di più che tipo di giocatori siamo andati a prendere, al di là di che ruolo fanno, ma cosa fanno in quel ruolo, cosa portano tecnicamente alla squadra. Partiamo dalle informazioni di base ovviamente. È un classe 2000, 25 anni, però va per i 26, kosovaro, 1,88 di altezza, ultima stagione appunto come vi stavo dicendo allo Sparta Praga, e ha totalizzato 49 presenze però in tutte le competizioni, non è solo qua, in questo caso non è conteggiato solo il campionato ceco, ma appunto campionato, Conference League, a cui ha partecipato lo Sparta Praga, e in queste 49 presenze 16 gol e 4 assist. È un ambidestro, caratteristica, devo dire, forse la prima volta che trovo, analizzando un giocatore in chiave Venezia, un giocatore ambidestro, sicuramente caratteristica interessante. È una punta di fatto, ma da quanto si capisce, sempre da Transfermarkt, ha fatto anche l'ala nella sua carriera, alla sinistra e anche alla destra, onestamente parlando, probabilmente anche questa ambidestria, insomma, agevola questo tipo di intercambiabilità di ruoli. Però a livello, sempre parlando di questo sua capacità di interpretare diversi ruoli, per me, per evitare un attimo fraintendimenti vari, diciamo che sì, ha fatto l'ala, ma non interpreta il ruolo come un esterno offensivo classico. Eh, Tende comunque molto ad accentrarsi e ad attaccare l'area, perché quello è il suo, no? Però ovviamente quando è stato schierato lì, partiva da lì, ma poi si andava ad accentrare praticamente, però partendo appunto da una posizione più decentrata. Però diciamo che appunto è stato schierato delle volte in quel ruolo lì. Effettivamente ha delle buone doti in fatto di dribbling, no, che come sapete sicuramente che, le ali devono avere, quel tipo di caratteristica lì, sapere un attimo avere un attimo di progressione, un po' di velocità, un po' di, qualità tecnica in fatto di dribbling, e infatti il dato dice 37,7% di dribbling riusciti nel campionato polacco, ovviamente. In questo caso i dati sono riferiti solo al campionato polacco, però diciamo che sì, buone doti di dribbling, però più in ottica finalizzazione, nel senso, più per liberarsi al tiro, per finalizzare, che per creare, cercare di portare superiorità numerica alla squadra. È tutto in ottica finalizzazione, quindi per quello vado a specificare questo suo essere punta fino al midollo praticamente. E poi tra l'altro, sempre riconducendoci
questo aspetto qui non ha per me quella rapidità da ala vera e propria. E tra l'altro questo aspetto qui per me in Italia lo pagherebbe ancora, di più da quel punto di vista lì, perché, avrebbe sicuramente molta più difficoltà rispetto che al campionato ceco se schierato in quella posizione, cosa che tra l'altro da noi non potrebbe fare, visto che giochiamo a 3-5-2. Sì, potrebbe essere un esterno, sinistro magari adattato, però siamo insomma, è un po' una roba buttata lì insomma, tutto da valutare, ma insomma, lasciate stare, vediamolo e soprattutto valutiamolo come una vera prima punta. E boh. Quindi com'è questo Albion Rrahmani? Che caratteristiche ha? Che punti di forza ha? Allora, grande finalizzatore è il primo punto, tra l'altro sia col destro che col sinistro. Vi ho parlato prima della sua ambidestria. Sa tirare molto bene tecnicamente, mi piace proprio tanto il suo stile di tiro e è molto molto forte in area di rigore. È proprio casa sua. Se recuperate qualche video highlights sulle sue migliori giocate, no? I tipici video che si vedono per gli arrivi dei giocatori, se ce ne sono, purtroppo non ce ne sono sempre. Diciamo che proprio posso dire che l'area è proprio casa sua, non saprei come altro dire. E a dispetto tra l'altro, di quanto facciano pensare i suoi centimetri, ed è una cosa che mi ha abbastanza impressionato, l'ho visto più a suo agio paradossalmente coi piedi che di testa. Per farvi capire, per farvi un paragone con giocatori che magari conosciamo un po' di più qua in Italia. Per me non è un Djuric, non è un Lucca, non è un Füllkrug, ecco, anche visto che si era vociferato, anzi c'era una trattativa vera e propria, ma a quanto pare stiamo a vedere, poi non si sa mai, non arriverà, però non ha quelle caratteristiche lì. Cioè, per carità, sa sfruttare la sua altezza, non sto dicendo che non sa proprio colpire di testa, sa sfruttarla anche molto bene, però cioè, paradossalmente non è la sua arma principale. Ecco, questo voglio che passi assolutamente. Comunque, anche il dato lo dice, non è che non sa colpire di testa, non sa vincere i duelli, anzi, duelli aerei vinti pari al 47%, che è un dato molto buono, praticamente 1 su 2 lo vince, quindi non è poca roba, è tanta roba. Altre caratteristiche interessanti, sempre collegandoci al discorso che l'area è il suo regno, è casa sua, attacca molto bene il primo palo per anticipare il difensore, ha un buon senso della posizione e tra l'altro altre caratteristiche da proprio quell'attaccante d'area che sorprende, che ti fa male, ha un'ottima lettura delle seconde palle, da dove arrivano proprio quei famosi gol che si dice da rapinatore d'area, no? Devo dire che appunto, spulciando così, ne ho visti parecchi arrivare così, da lui, da quanto fatto lo Sparta Praga. Altro aspetto interessantissimo, che però diciamo, allarga ecco la visione dell'attaccante, perché finora ve l'ho descritto praticamente, qualcuno può dire: "Vabbè, ho capito, è un bomber d'area, fine". In realtà no, sicuramente l'area è casa sua, è sicuramente un bomber d'area, questo non togliamolo, ma sa attaccare anche molto bene, la profondità, sa attaccare gli spazi e diciamo che a questo punto possiam dire che è uno che cioè non è solo un attaccante d'area, statico perlomeno, ha anche una buona velocità, una buona mobilità, non sto dicendo che è un velocista puro, però diciamo che ha anche questa caratteristica, ha una buona rapidità, ecco, diciamo buona come aggettivo, ha una buona rapidità come caratteristica e possiamo dire che abbia anche insomma questo punto di forza in più nel suo arsenale tecnico, ecco, se vogliamo dire così. Più che altro non è tanto il discorso della velocità, che comunque non è male, visti i centimetri che ha, che deve portarsi dietro, ma più che altro la sua bravura è l'attaccare lo spazio coi tempi giusti, col timing giusto. È quello, l'abilità secondo me che gli permette di, esser bravo non solo in area, ma anche nel saper attaccare, questa profondità che vi ho detto, no. Ehm, punto
che cioè dico negativo, ma in realtà sono caratteristiche, non è che uno può far tutto. Non è così dominante, per come l'ho visto, come punto di riferimento centrale, per far sponde, protegger palla, far salire la squadra, prendersi qualche fallo per far rifiatare la squadra, no, diciamo che sa farlo discretamente, per carità, non dico che non lo vedremo mai fare, assolutamente, può essere, però per me non è il suo punto di forza, non è una delle cose che sa fare meglio, assolutamente. Perché in realtà, appunto, è un attaccante tecnicamente pulito, non è quell'attaccante boa, e basta. È appunto uno un po' più mobile e anche tecnicamente, appunto, come vi stavo dicendo, è più, diciamo, raffinato di quanto la sua struttura fisica, possa suggerire. Di solito, insomma, siamo abituati a vedere quel tipo di attaccanti molto, molto alti, che però diciamo che palla al piede, vista la loro fisicità, insomma, sono un po' più macchinosi, ecco, anche come movimenti. In realtà lui, se la cava bene da quel punto di vista lì, a livello di pulizia tecnica, coordinazione, mobilità. Quindi, cioè, arrivando a cercare una definizione, cercando di definire meglio questo tipo di attaccante che siamo andati a prendere, per capirlo un po' meglio, è un attaccante sicuramente con caratteristiche moderne, che dà il meglio assolutamente dentro l'area di rigore, fuor di dubbio, ma che, sa anche attaccare la profondità, quindi una sorta di attaccante d'area dinamico, mobile, come vi sto ribadendo tantissimo, sa muoversi molto bene all'interno dell'area di rigore, legge benissimo le situazioni in area ed è una cosa che ti porta son quelle le robe per me che ti portano a essere molto produttivo in fatto di soprattutto gol più che assist. Paradossalmente appunto è meglio palla a terra, che a livello aereo, questo è abbastanza un paradosso, ma comunque devo dire che anche a livello aereo, per carità di Dio, si difende bene, dico, anche da quel punto di vista, però diciamo che non è il classico 9 che tende a essere un po' più statico. Spero di aver fatto passare i concetti giusti e di aver fatto intravedere un po' il giocatore che vedremo poi per l'arco di tutta la stagione. Arrivo un attimo ai pro e contro per capire, viste queste caratteristiche, cosa ci porta, cosa non ci porta, andiamo a capire un po' meglio. Allora, partiamo dai pro, partiamo dai robe beh, allora è sicuramente pericoloso nelle situazioni da cross. Cross tra l'altro anche bassi volendo, perché, questa sua capacità di muoversi bene in area, di anticipare l'avversario, di smarcarsi col timing giusto, coi tempi giusti, anche di colpire di testa, perché non è che non lo sa fare assolutamente, anche colpire di testa, tutte queste robe qui, lo rendono un'arma pesantissima, lo rende pericolosissimo in area. Molto utile anche a questo punto in transizione, sapendo attaccare bene la profondità e non essendo così lento, ecco, vista la sua altezza, visti i centimetri che porta. Altro punto, ovviamente questo deve passare assolutamente, l'area è casa sua, è il suo regno, quindi sa muovercisi all'interno molto bene. Ecco. Quindi arrivo alle considerazioni personali dopo aver detto tutto questo a livello di, caratteristiche tecniche. A me onestamente, gusto personale, a me sembra una gran bella pescata di scouting. Ecco perché, per me il costo, per carità non è basso per le nostre tasche, però non è eccessivo per me, viste le sue qualità e soprattutto visto queste sue caratteristiche che vi ho descritto fino a qua, molto, molto particolari, molto peculiari. Per me un attaccante così, che magari c'era un attaccante simile in Serie A, tra Serie A e Serie B, non so quanto rischiavi di pagarlo. Per me un attaccante così che aveva già un po' fatto vedere magari qualcosina tra Serie A e Serie B, rischiavi di pagarlo molto di più. Ed è proprio il motivo per cui secondo me Antonelli è andato a pescare dall'estero, perché questi tipi di colpi qua, poi se li porti in Italia e fanno bene, altro che 7 milioni poi. Se sorprenderà, diciamo se farà bene
come alla fine penso che farà, sempre in ottica insomma player trading, insomma dobbiamo guardare molto questo aspetto qui. Il prossimo anno altro che 7.000.000 può valere. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. C'ho visto grandi caratteristiche, ottime qualità, caratteristiche appunto molto particolari, oserei definire uniche, però appunto adesso voglio sapere la vostra dopo aver fatto tutta questa descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto anche voi qualche video così, o se adesso andate a vedervelo, poi mi dite la vostra, fatemi sapere se sono stato abbastanza chiaro nella descrizione tecnica e appunto questa era la mia opinione. Fatemi sapere ovviamente tutto qua sotto. Alla fine vi chiedo come sempre, se vi è piaciuto il video, di lasciare like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di abbonarvi se volete insomma parlare un po' più con noi durante tutti i giorni nel gruppo riservato per gli abbonati. Vi ringrazio ancora tantissimo e sempre Forza Venezia e sempre Forza Unione.